Sì, ho visto. Ciao, Ciao a tutti. ciao. Ciao a tutti. Ho visto solo adesso che mi è scritto della roba, ero stato impegnato prima. L'ho vista questo pomeriggio, mi aveva mandato una mail che voleva provare prima la connessione. Allora, io comunque recupero, non c'è ancora però. No. Ok, io recupero comunque su PowerPoint, giusto per. Poi pensavo anche, Ciao Tom. facciamo un minuto di silenzio per The Ram, che mi sembra la cosa più giusta. Sì. Visto che è proprio venuto. Vado a cercare la. Certo che bisogna che Enea però ci metta sul. Ma si collegava comunque, spero. Sì, io ce l'ho qua già qua. Quindi se ci fosse problemi possiamo condividere assolutamente al volo. Ed è anche è già un PDF, quindi non c'è problema. È facile. Ok. Aspettiamo. Sto vedendo intanto di là la valanga di gol del Brasile. Magari dai un giro su WhatsApp. L'ho rifatto tutto oggi. Prima alle 7 l'ho fatto, adesso lo rifacciamo, noi siamo già qui. Grazie comunque Sergio per la disponibilità, ho letto adesso. Ci posso provare, sono un po' arrugginito, ma pazienza. Beh, ma siamo in tanti, riusciamo ad arrivare col colpo. C'è anche Joe, guarda lì. Ciao Livio, ciao Marco, buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Allora, chiedo ad Enea però. Hey, Joe. Hiya, Tom. How you doing? Good. How are you? All right. Sergio, cosa c'è in quella vasca lì che hai lì? Vale. Oh, ce ne sono due. Oh, sono belle, sono bellissime. Questa è Tanganyika. Mm-hmm. Multifasciatus and Duidochromis transcriptus gombe. Mm-hmm. That is Malawi with the Coppa di Chromis Borley Cadango and Frieri and Lunokara Luanda. Mm-hmm. In quella lì del lago di Malawi c'è dentro delle piante acquatiche, no? Sì, yes, Vallisneria. E come fai, com'è che non con la ghiaia non la disturbano? No, ma ho messo sabbia, the sand, I used sand with the sand they used for pools filter. Per cosa? La sabbia da piscina, Giuseppe. È sabbia? Sì. Sabbia per i filtri delle piscine. Capito. E un po' di sfere di argilla. Bello. Lì non li mangiano, perché nell'altro Malawi adesso è morto. Avevo un maschio di G6 che ha tutte le piante. Sì. I'm coming. I had to unplug my laptop, and so now it's trying to reboot. Yeah, no problem. Don't worry. There's no rush. There's no rush. Okay. All right. See you in a little while.
Però lì era mio cugino che mi sta dicendo che aveva un problema con il computer, ma viene. No, mi stupisco di Paul, che non lo vedo ancora. No. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Lino. Buonasera, buonasera. Bentrovati. Tom, do you speak any Italian? No, Joe, not at all. No, not at all. No, Well, you could Just say like Paul. pizza. You could say pizza, right? Pizza. Molto bene. Oh, very good. See? Ciao Marco. Ciao Benny. Ciao Benny. Poi Sergio. vediamo cerco. solo... Ah, ecco, adesso ti vediamo, vedevamo solo la fronte. C'è il tablet che si piega. Il tablet che non collabora. Il tablet che non collabora. Stiamo aspettando il nostro ospite, che è strano, di solito è strapuntuale. Beh, sono le 21 adesso. Vado a vedere le mail, non vorrei che fosse qualche problema. Però hai la residenza nello stesso posto del tuo partner. Se invece non sei residente nella stessa casa, quindi non avete un vincolo di quel tipo, allora non mi ricordo come si chiamano, ma non è una... Tipo tu e Benny siete una coppia di fatto. Anche quella lì è una bella vasca, Benny. Mi piace. Vero Giuseppe, bella, bella. Sì, sì. Cosa c'è dentro? Dei ciclidi da dove? Del Centro America. Ah. Adesso se riesco a togliere questa cosa, niente. Eccoli qua. No, ma lo so. Allora, là in Italia seguite i mondiali o siete disgustati? Siamo rassegnati. Rassegnati è la cosa. La Non ho guardato neanche una partita. Neanche un minuto di una partita. No, io mi ho Qui adesso è sulla televisione Brasile con Corea Sud. È già 4-0 ai 45 minuti. È un assalto, è un assedio continuo comunque. È arrivato il tuo cugino. Ciao Gianni. Sì. Forse non ti sente ancora. No, non sente ancora, non c'è. Connecting to audio. Eccolo. Eccolo. Ciao Gianni. You're on mute in case you want to say anything. We can't hear you. Sorry, I had to join with my phone because my laptop is taking too long to boot up. Uh-huh. Damn computers. Yeah. If it finally boots up, I'll probably switch over to the laptop. Sì. I just didn't want to. Sì. Capisco. I computer sono una cosa di meraviglia
quando funzionano. Vero. Se volete, fra qualche minuto posso telefonare Paolo. Sì. Lui, come hai detto, Livio, lui è sempre puntuale. Mi stupisco perché è sempre stato puntualissimo a tutte le conferenze, le sue e degli altri. Infatti mi stupisco. Sì, ma aveva mandato la mail che voleva collegarsi anche prima, mezz'ora prima, per vedere il programma sul PC, ma non vorrei avesse avuto dei problemi, magari con il computer anche lui, che ne so. Può darsi. Può darsi che lui e mio cugino hanno il medesimo computer. Se adesso ce l'ha tuo cugino, non può usarlo lui. Io l'ho staccato dall'elettrico, allora doveva rincominciare, quello è il problema. Un reload. E poi abbiamo bisogno di Enea, no? Chi è che traduce? Oggi prova Sergio, perché Enea ha qualche problema di Sergio? Ok. Perché siamo qua e aiutiamo un po' tutti assieme, ma ci sei anche tu, Gio. Sì. È meglio così. Così va meglio. Ok, adesso se volete provo a chiamare Paolo, perché è già 6 minuti dopo. No, ma ti devo dire che la parte in cui dall'introduzione in poi è diciamo che ogni tanto You getting in touch with Paul, Joe, or yeah, trying to get in touch? Yeah. I'm going to try calling him. Okay, here we go. un limite di volte in cui può essere rieletto il presidente della Repubblica. No? La Mattarella potrebbe... Però... Il tema è che siccome hanno più o meno tutti 65-70 anni minimo, durano per legge non possono avere meno di 50 anni. Sì, ma appunto siccome si va a cercare altissimi profili super Ok, era a casa, ha detto che ci mancava il link del Zoom, allora ce l'ho mandata adesso via email e speriamo che sarà con noi fra poco. Te l'avevo mandato comunque. Chissà, sai, delle volte uno lo perde o schiaccia il bottone sbagliato e lo... Chissà. Ma almeno era a casa, ha risposto subito. Anche lui aspettava allora. Eccolo lì, vedete? There he is. Hi, Paul. Paul, audio. You're muted, Paul. We can't hear you. Buongiorno a tutti, o buonasera a tutti. Sì, buonasera, grazie.
fare queste lezioni. We can start, so I think, ok? No, privato, segreto. Allora, io direi che possiamo iniziare. Ci deve essere 2/3, almeno 2/3 della maggioranza. Perché ci sono problemi, se no poi lo faccio anch'io senza problemi, ok? Tranne ovviamente Paul e poi c'è anche Joe e Sergio che ci aiutano nella traduzione. Però prima di iniziare io vorrei ricordare la figura di De Ram che è scomparso proprio in questi giorni, che è stato un grandissimo cridofilo, studioso zoologo, è venuto in Italia nel 2000 e nel 2002 a parlare dei ciclidi del Madagascar. E vorrei davvero fare un minuto di silenzio per ricordarlo degnamente perché era amico personale di molti di noi, anche amico dell'associazione. Poi possiamo iniziare, Paul. Un minuto di silenzio per Patrick Henry De Ram. Grazie a tutti. Allora iniziamo. Paul, you share your presentation, your PowerPoint, your PDF, or I must share? I would prefer to run it from here if I can. Okay. Are you seeing my first slide? No. Okay, I have uploaded the program on my machine. Okay. And you, okay, something's happening. Okay. Yeah. We see. Okay. Okay. We can start. Okay, my first slide is 4 Malawi cichlids. Are you seeing that? No, we're seeing 4 Tanganyika cichlids. You skipped from 1 to 2. Yes, it's the second slide. We'll correct that. Okay, you've got 4 Malawi cichlids now? No. Sorry, just a second. All right, let's see what happens. Now? Negative. Always the same. All right, well, the point I wanted to make with that slide is many years ago, the late Guy Jordan, who was one of the founders of the American Cichlid Association, predicted that the day would come when the beginning cichlids, for people who are interested in keeping them, would be Malawi cichlids, because they're very colorful, they're very active. But because behavior... Vuoi tradurre, Sergio? Provo. Non ho sentito le primissime parole, però si parlava del fatto che i primi ciclidi che erano stati allevati erano i ciclidi del Malawi per via delle loro colorazioni molto vivaci. But Guy's observation was that while they are very colorful, they are behaviorally very boring because they're all maternal mouth brooders.
Sono molto belli, colorati, però il loro comportamento è un po' noioso perché sono tutti quanti incubatori orali. So he predicted that eventually people that started with Malawi cichlids would be bored with them, and they would start working with Lake Tanganyika cichlids, which are morphologically more diverse, and many of them are behaviorally more complex because they're substratum spawners. Quando gli appassionati di cicli del Malawi hanno cominciato ad annoiarsi, sono pian piano passati ai cicli del Tanganica, che sono molto più diversificati a livello morfologico e anche a livello comportamentale. Anche perché depongono quasi tutti sul substrato. But because many of the Tanganyika cichlids are relatively less colorful than Malawi cichlids, he predicted that eventually these people would shift to what he called real cichlids, which are cichlids from Central America. They are very colorful, they're morphologically very diverse, and they have very complex behavior. Visto che i cicli del Tanganica spesso sono poco colorati, allora le persone hanno cominciato ad allevare cicli del Centro America che sono molto colorati, sono molto vari dal punto di vista morfologico e hanno un comportamento molto interessante. Now, it's very important to remember that Guy was legally blind. So Guy's idea of real cichlids were fish like this, animals that were 30 centimeters standard length or much larger. And these are certainly very interesting aquarium fish, and many of them are real pets. But unfortunately, not everybody has room in their house for the 400 to 500 liter aquaria that you need to keep these fish successfully. Scusa un secondo, Sergio. Paul, what slide are we supposed to be on? We should be looking at a slide with Parachromis dovii and Palophus okay, that's what I thought. It's not moving. We're still on the 4 Lake Tanganyika cichlids. Then I have no idea what's going on. Try clicking on something. I can see your whole screen, by the way. And it says slideshow. Do you see that icon in the upper left-hand corner that has a little arrow over a desk and it says from beginning? I am working my way back to that now. Excuse me, Paul, you are a presentation or your single slides as you the same as if you had to modify them or something like that? What I'm going to do is basically check out of this program and try reloading it again. Okay. The joys of the digital world. Hey, Chewy. All right. Intanto che aspettiamo a Paolo, avete capito di quello che lui parlava era delle prognosticazioni di Guy Jordan. Lui parlava di quello lì, che il famoso qui in America Guy Jordan aveva delle predizioni, come si dice in italiano, prognosticazioni che... Previsioni. Previsioni.
previsioni che sarebbero stati popolari i primi ciclidi del lago Malawi, poi come ha spiegato Sergio, no? Ah, ecco, c'eravamo persi. Voi lo conoscete, Guy Jordan? No, No. è morto tanti anni fa. Come si chiamava, scusa? Guy, il suo primo nome era Guy, G-U-Y, Jordan, I lungo O-R-D-A-N. Si chiamava così, Guy Jordan. Quindi e lui è stato uno dei primi nella formazione dell'associazione dei ciclidi qui in America, no? Non è quello a cui è dedicato la Giordanella Floridae, come direte voi, Floride. That's a different Jordan. Sì, quello lì è un altro. Un altro ancora? Un altro con il medesimo cognome. Ah. Perché sapete, no, che per esempio qui in America quel fiume importante che è tra Israele e la Siria si chiama il fiume Jordan, no? E allora è un cognome abbastanza diffuso, ma questo qui, Guy Jordan, non era un scienziato, era un hobbyist, ma era, come Paolo ha detto, era cieco. Dovete capire, ok? E allora scriveva molto lui, Guy Jordan. Okay, now we can see Lake Malawi cichlids. All right, let's go to slideshow. We'll have to go away. It's right up at the top on the blue banner across the top. It says slideshow. Yes, I had. Where it says home, insert. Yeah. There we go. All right. I hope we're rocking and rolling after this. Yes, let's cross our fingers and see if we're advancing it. Yes. Okay. All right. Now we didn't see this one before. Did you take all those photos, Paul? Yes. Ok, tutte queste foto sono di Paolo, no? Sono bellissime. As I say, Guy eventually believed that no matter what cichlids they started out with, they would eventually realize that Central American cichlids are much more interesting. They're just as colorful as Malawi cichlids, but they're behaviorally far more interesting. So as far as Guy was concerned, real cichlids were Central American cichlids. Guy aveva previsto che appunto i ciclidi del Malawi sarebbero stati i primi, però poi man mano ci si sarebbe spostati verso i cicli del Centro America, perché sono colorati quanto i cicli del Malawi, ma con un comportamento molto più interessante, quindi per lui erano i veri ciclidi. Now, as I said earlier, Guy was legally blind, and he had a hard time seeing small fish. So as far as Guy was concerned, real cichlids were these really very large Central American species, cichlids that were 30 centimeters long or larger. Parachromis dovii, for example, Pablo, was the guy's personal pet. And that fish was 50 centimeters standard length and weighed almost 14 kilos when he eventually died. Guy era quasi cieco e quindi non riusciva a vedere e apprezzare pesci molto piccoli. Quindi per lui andavano benissimo questi cicli centroamericani molto grossi, anche intorno ai 30-40 centimetri, e questo qua per il Parachromis dovi, Pablo, era uno dei suoi personali. Se non ho sentito male era lungo quasi mezzo metro, quasi 50 centimetri quando è morto, e pesava 4 kg. Se ho capito bene, 4 kilo. Sì. These are very interesting fish,
but not all of us have the very large aquaria that you need to keep them happily, like 400 to 500 liter tanks. Sono pesci molto belli, però sono anche molto grandi, quindi c'è bisogno di acquari proporzionati per farli crescere bene, per farli vivere bene. Non ho capito quanti litri, ma happily, for those of us who do not have the place for large tanks, we have what I call Middle American compact cichlids. Per quelli che non hanno spazio per tenere acquari giganti, per fortuna abbiamo dei bellissimi ciclidi centroamericani che chiama compatti. They are behaviorally just as interesting as their larger relatives, but they are much easier to keep in captivity. Sono dal punto di vista comportamentale altrettanto interessanti quanto i loro parenti più grandi, ma sono molto più facili da tenere in cattività. First of all, a little bit of geography. Middle America is a biogeographical region that extends from Panama to the basin of the Rio Grande River, which is the border between Texas and Mexico. Il Centro America è una regione zoogeografica che parte dal Panama e arriva fino al Rio Grande, quindi al confine fra Texas e Messico. Climatically, it extends from the temperate zone, which is basically in northern Mexico, all the way down to the tropics in Costa Rica and Panama. Estende dal punto di vista climatico dalle zone più o meno temperate nella parte settentrionale vicino al confine tra Messico e Texas, e poi fino alle zone più tropicali verso Panama. Unlike South America, where the dominant fish groups are caracoids and catfish, in Middle America, the dominant fish elements are pisciliids, live-bearing fish, and cichlids. Mentre in Sud America i pesci dominanti, i gruppi dominanti sono essenzialmente caracoidi e siluriformi, pesci gatto vari, nel Centro America sono soprattutto pecilidi e ciclidi, e c'era un altro gruppo che adesso mi sfugge. There are 3 recognizable foci for evolution in Middle America: the Rio San Juan Basin, the Rio Usumacinta in southern Mexico and Guatemala, and the Rio Panuco in northern Mexico. Ci sono 3, diciamo, distretti dal punto di vista evoluzionistico: Rio San Juan, Rio Usumacinta e Rio Panuco. In this part of the world, there are very few lakes. Riverine biotopes predominate. The only exception to that rule is in Nicaragua, where you have a series of large lakes, many of them volcanic craters in nature. But for the most part, rivers are the dominant habitat in Middle America. Nel Centro America i laghi sono relativamente scarsi, la maggior parte degli habitat sono habitat fluviali, e con l'eccezione del Nicaragua, dove ci sono c'è il lago Nicaragua e poi ci sono diversi laghi di cratere. Però soprattutto abbiamo biotopi di fiume. With the exception of 1 Geophaga species and 1 Equidens relative in Panama, all the cichlids in Middle America are members of the Heroine lineage as defined by Sven Pulander. Al di fuori di una specie di Geophagus e una, diciamo, vicina agli Equidens, tutti gli altri ciclidi del Centro America sono degli eroini. The taxonomy, or the names I use in this particular program, are based on a study that was published in 2016 by Older Chirikan and his co-workers. And this is a paper that essentially combined molecular and morphological approaches to define the major groups of Central American cichlids. Sorry, I didn't catch everything, but dunque, se ho capito bene, nel 2016 c'è stata una campagna di ricerca da parte di Aldrich Rican su molti taxa, quindi su molte specie del Centro America.
Sorry, I didn't catch everything. No, va bene, Sergio, quello che hai detto va bene. Okay. Perché poi questo studio che hanno fatto nel 16 hanno usato DNA e varie cose per arrivare ai nomi per questi pesci, no? Okay. Thank you. Okay, I think this study is going to be the basis for the names of these fish well into the foreseeable future. It's a very robust study. It was technologically well carried out. And as I say, I think it's going to be essentially the baseline for the nomenclature of these fish well into this present century. Questo studio è stato molto accurato, molto approfondito e con una quantità molto grande di materiale. Di conseguenza probabilmente costituirà la base per la tassonomia, per la classificazione di queste specie sia nell'immediato sia nel prevedibile futuro, nel prossimo futuro. Okay, to summarize the results of this paper, Rican and his co-workers divided the Central American cichlids into three major lineages: the Astataheroines, the Amphilophines, and the Herichthines. And happily for us, there are compact cichlids in all three of these groups. Durante questa ricerca hanno identificato quindi tre grossi gruppi di eroini, gli astatoeroini, gli Amphilophini e gli Herichthini, e ci sono ciclidi compatti un po' in tutti questi gruppi. Because we split these fish into different evolutionary lineages, I'm not going to attempt to discuss them in that particular order. What I want to use is an operational classification based essentially on their behavior. So we start with the chanchitos. These are the smallest Central American cichlids. They are between 7.5 and 12.5 centimeters long. They're relatively deep-bodied fish. They are moderately social. In nature, several of them are colonial breeders, and they tend to be omnivores. And a couple of them, however, are strongly herbivorous. They will eat plants. Adesso si seguirà, più che seguire proprio i tre gruppi, seguirà una classificazione basata sul comportamento e sulle caratteristiche, diciamo, che sono più importanti per l'allevamento. Quindi il primo gruppo che andiamo a vedere sono quelli Chanchitos, che sono piccoli o comunque di media grandezza, intorno dai 7 cm e mezzo ai 12 cm. Sono generalmente onnivori, qualcuna invece più fortemente erbivora, sempre con un corpo piuttosto profondo e quindi una corporatura abbastanza robusta. Behaviorally, they are relatively tolerant of conspecifics in the aquarium. They are fairly safe with tank mates that are too large to be easily swallowed. It wouldn't be a good idea to try to keep these fish with guppies, but you certainly could keep them with fish like silver dollars or some of the larger barbs. All of these fish dig, and some of them dig very extensively. Sono pesci generalmente che tollerano abbastanza bene i specifici compagni di vasca, a patto che non siano così piccoli da poter essere facilmente ingoiati. Non si possono ottenere ovviamente con pesci come i guppi, ma con barbi non troppo piccoli e con altri pesci di questa taglia vanno abbastanza bene. Tanks about 200 liters capacity are adequate to breed these and keep these fish. They will breed successfully in a community aquarium, provided their tank mates are neither much larger nor more aggressive. And most of these species are cave spawners. They prefer to lay their eggs inside an enclosed space. Normalmente sono pesci che possono stare tranquillamente in vasche intorno ai 200 litri, anche per la riproduzione. Le coppie possono riprodursi tranquillamente in una
vasca di comunità, a patto che i compagni di vasca non siano troppo grandi o troppo aggressivi. Molte di queste specie, la maggior parte, depongono in piccole grotte o comunque in posizioni protette. E poi aveva detto prima che tutti questi pesci ci piace scavare la ghiaia, eh? And delle buone ruspe. Chanchitos include 6 genera: Amatitlania, Archocentrus, Cryptoheros, Herotilapia, Panamius, and Orochio. In questi Chanchitos ci sono 6 generi: Amatitlania, Archocentrus, Cryptoheros, Herotilapia, Panamius e Orochio. Okay, we will start with the members of the Amphilophene group. And basically these fall into 2 broad categories. The Talamancan clade are cichlids that live south of Costa Rica. The San Juanian clade are those that occur in the northern and central parts of Central America, north of Costa Rica. Negli anfilopini ci sono 2 cladi, i Talamacan, che vivono più verso verso sud, verso il Panama, e un po' più a nord invece il clade di San Juan, di San Juan. We start with Archocentrus centrarchus. This is one of the larger chanchitos in this particular group. And it's interesting because it's one of the relatively few Central American cichlids that's basically a green fish. It's a very attractive animal. And like most of these fish, it undergoes dramatic color changes once they breed. The fish are very colorful when they're courting, but they tend to lose the bright colors and develop a strongly contrasting black and white or light pattern when they're parental. And I think the reason for this is that color pattern makes it very easy for their fry to orient on the parents. Archocentrus centrarchus è uno dei più grossi fra i Chanchitos, uno dei pochissimi ciclidi centroamericani ad essere verde. Questo colore però va incontro dei cambiamenti durante le cure parentali. La livrea diventa molto contrastata, praticamente bianca e nera. Paul diceva che secondo lui questo rende più facile per gli avannotti riconoscere i genitori. This is, I think, one of the most colorful Chanchito species. As you can probably guess from its name, Panamius panamensis, this fish is native to Panama. Very attractive fish. And as you can see from the difference between the male and the parental female, this is a very dramatic example of how the color pattern changes from brightly colored with reds and other colors that are very attractive to us to a much less colorful but very contrasting color pattern based on black and white. Panamius panamensis è uno dei più colorati fra i Chanchitos, e in queste fotografie si vede molto bene come dalla livrea, diciamo, molto colorata, che è quella non riproduttiva, si passa a una livrea molto contrastata ma poco colorata durante la riproduzione. È una delle specie più attraenti, e a questa particolarità di cambiare completamente livrea durante la riproduzione, quindi avere questa livrea molto contrastata invece di molto colorata. We now move to those that occur to the north of Panama, and we'll be dealing with 4 genera here: Cryptoheros, Amatitlania, Hypsophris, and Neatroplus. Going from north to south, this is Cryptoheros chetumalensis. This fish occurs in northern Belize and the extreme southern part of Mexico. It is not a particularly colorful cichlid.
It's attractive, but it's not going to knock your eyes out with its color. This animal was introduced to the hobby under the name Cryptoheros spilurus. That's a valid species that occurs a little bit to the south. This fish is sometimes marketed in the United States as the blue-eyed convict cichlid because the eye in non-breeding fish is bright blue. Qui siamo invece nel clade di San Juan. Questo è Cryptoheros setumalensis, è una specie che vive nel nord del Belize e leggermente nella parte meridionale del Messico. Ricorda un po' Cryptoheros spilurus, una specie simile, però non è la stessa, vive in una zona leggermente diversa. E in America era chiamato convict, quindi il ciclide galeotto con gli occhi blu per via del colore blu degli occhi durante nel periodo non riproduttivo. This is the true Cryptoheros spilurus. These are fish from the type locality in Lago Izbal in Guatemala. And again, it's not the most colorful cichlid. It's not unattractive, but again, compared to some of the other members of the group, it's a modestly colored fish. Questo è Cryptoheros spilurus rispetto ad altre specie. Questo è il vero Cryptoheros spilurus, che è endemico del lago, adesso mi sfugge. No, I didn't catch the name of the lake. Lago Izbal. Lago Izbal. It's endemic to Lago Izbal. E non è colorato come altre specie dello stesso genere, è comunque un pesce piuttosto interessante. I suspect that as this species is morphologically defined, it probably comprises several biospecies. If you get into the karst regions of Guatemala, you find very different populations. This is one of them. This is a nominal spilurus. Morphologically, it corresponds to that species from the Rio Chahao in the karst region of Guatemala. And it's a quite differently colored fish, much more attractively colored animal. Questo è nominalmente è ancora Cryptoheros spilurus, però probabilmente potrebbe essere diciamo, decisamente diverso come colorazione. Vive in Guatemala, in Rio Chahal, e ha una colorazione decisamente più attraente rispetto al Cryptoheros spilurus vero e proprio nominale. And again, notice how the parental fish are much less brightly colored than when they're non-breeding individuals. Di nuovo i pesci che stanno svolgendo, scusate, che stanno svolgendo le cure parentali sono meno colorati rispetto agli individui che sono, diciamo, in un periodo non riproduttivo. These are very easily bred fish and they are wonderful parents. They have no trouble raising their young to independence in the community tank, even with somewhat larger cichlids. Sono dei pesci molto facili da allevare, da riprodurre, riescono a riprodursi e a portare avanti le covate anche in vasche di comunità con altri ciclidi più grandi di loro. And this is the southernmost representative of the group. This is Cryptoheros cutteri. This fish occurs in northern Honduras, northern and central Honduras. And again, a fairly attractively colored fish. And again, notice how much less brightly colored the female is when she's taking care of young than when she's courting. Questo è Cryptoheros spilurus, una delle specie più rappresentative del gruppo. Anche in questo caso abbiamo un pesce molto colorato, molto più colorato però durante, diciamo, mentre non sta svolgendo le cure parentali, e molto meno colorato quando le sta svolgendo. Infatti si vede benissimo il maschio in riproduzione molto meno colorato rispetto al maschio non in riproduzione. Next genus Amatitlania. These fish were originally thought to be a Cryptoheros. A Mexican ichthyologist looked at this group a little bit more
rigorously and concluded that these fish and Cryptoheros were sufficiently different morphologically and subsequently genetically to warrant a genus of their own. The type species of the genus Nigrofasciata is from Lake Amatitlan in Guatemala. And that's basically the basis of the generic name. Amatitlania is literally the fish from Lake Amatitlan. This would not have been my choice of generic name, but I'm not the one that revised the genus. L'Amatitlania nigrofasciata era stata scritta prima il genere Cryptoheros, poi i teologi messicani hanno indagato meglio e hanno visto che ha delle caratteristiche diverse e di conseguenza hanno istituito il nuovo genere Amatitlania dal lago Amatitlan, in cui è presente questa specie. Cioè che non è proprio stata la scelta che avrebbe fatto come genere, però non è lui che ha scelto il nome. Se ho capito bene. Sì, no. This fish is known in English as the convict cichlid because of the black and white barring pattern of the fish. And for many cichlid keepers in America, it's the first cichlid that they kept and bred. It's been available commercially since it made its introduction in the 1930s. It is a very, very hardy fish, very easy to breed. It has become a staple for behavioral studies because, again, it has very interesting behavior and it's very easy to keep alive in laboratory conditions. L'Amatitlania nigrofasciata è chiamato anche ciclide galeotto per via del convict ciclide prigioniero, per via della livrea a strisce bianche e nere. È stato uno dei primi ciclidi del Centro America che è stato commercializzato negli anni 30 per via della sua robustezza e della sua facilissima adattabilità alla vita in acquario. È stato utilizzato sia per studi di comportamento, perché è un comportamento molto molto interessante, e sia è stato uno il classico pesce da per principianti, perché è sempre molto facile da mantenere e anche molto facile da trovare sul mercato. Fin dagli anni 30, se lo ricordo bene. Like many fish that have been in captivity for a long period of time, various color mutants have appeared. The most widely available of these is a golden form or pink form, so-called pink convict cichlid, in which the eyes are normally colored, but the black pigment on the body has disappeared. And this is, again, the so-called pink convict, again, a very popular color form. And there is also a heteromelanic form where the black markings have broken up, so you have something very comparable to the OB morph in Malawi cichlids. And this color form was first identified and developed by commercial breeders in Florida at the nursery is called Valley Aquatics. I don't know whether this color form is available in Europe, but it's moderately popular in the United States. Come in tanti animali che sono stati mantenuti in cattività per parecchio tempo, sono comparse diverse varietà di colore. Una è quella oligomelanica, il rosa, quindi il convict cichlid rosa che abbiamo visto prima, e un'altra è questa eteromelanica, in cui quindi oligomelanica con poca melanina, eteromelanica con la melanina distribuita in maniera irregolare, simile agli OB del lago Malawi, che sta diventando parecchio popolare. Non so, mi pare che sia disponibile anche in Europa, ma sia ancora abbastanza difficile da trovare, almeno io dal vivo non l'ho ancora vista. In the course of carrying out his revision, this Mexican ichthyologist concluded that Nigrofasciata, as it was understood morphologically, was really a complex of different species. Nigrofasciata, in the strict sense of the word, is found only in Honduras, southern Guatemala, and in the very northern part of the country of El Salvador. Further to the south on the Pacific slope, he identified those populations as distinct genetically and described them as a separate species, Amatitlania sequia. A sud rispetto all'habitat dei nigrofasciata, adesso stiamo andando praticamente, siamo sempre andati procedendo verso sud, a sud di Panama, si trova questa Amatitlania sequia che è simile alla nigrofasciata ma decisamente un'altra specie.
They are somewhat more colorful than the classical Nigra fasciata, and they tend to have sort of a pattern of spots on the flanks with indistinct vertical bars. And that's the most obvious difference between them and the typical population from Lake Amatitlan. And then when you get further south in Costa Rica, on the Atlantic slope of Costa Rica, extending into the Atlantic slope of Panama, a very strongly barred species, which he identified and described as Amatitlania cana. These animals are interesting in that not only does the female have orange on the body, but very often the male will have orange markings on the flanks as well. From the standpoint of aquarium maintenance, these animals are indistinguishable. They're all of them easily kept in the aquarium. They're very hardy fish. They're very easily bred, and they tend to be very good parents. Allora, ancora più a sud c'era dunque abbiamo detto della Amatitlania, ancora della Siquia, che ha questo disegno a macchie e punti caratteristico che lo distingue dalla nigrofasciata, e poi ancora più a sud c'è la Amatitlania cana, che è di nuovo un pesce simile, a volte viene confuso, di nuovo molto facile da mantenere in acquario, molto facile da riprodurre, sono ottimi genitori. About 15 years ago, a number of hobbyists decided to go collecting fish in Honduras. And on the Atlantic slope of Honduras, in the central part and southern part of the country, they found this fish. My friend Rusty Wessel christened it Honduran red point because of the fact there was a reddish coloration in the tail. I would have called them blue convict cichlids because that's their basic coloration. There's some questions about the taxonomic status of this fish. Some people regard it as simply a color form of Amatitlania sequoia. However, the red point and the classical sequoia coexist in a number of localities in Honduras, which suggests to me they're behaving as separate species. So I regard the Honduran red point as a separate and valid species of Amatitlania. Very attractive fish. Again, I don't know whether you have it in Europe, but we certainly still have them in the United States, and they're quite well appreciated by hobbyists. Allora, negli ultimi 15 anni molti hobbisti sono andati a catturare pesci nell'Honduras. Uno dei pesci che sono stati riportati è stato questa Amatitlania Honduran Red Point, chiamata così per via delle sfumature rosse sulla coda. Più che Red Point direi che poi c'è più che altro Blue Convict Cichlid, ossia ciclide galeotto blu, perché per via della colorazione blu che forma il fondo lo sfondo della colorazione stessa del pesce. Qualcuno pensa che sia la stessa specie di Amatitlania sequia. In realtà coesistono in simpatria, quindi nello stesso biotopo si trovano tutti e due i pesci, sia Amatitlania sequia sia Amatitlania sequia red point. Quindi Paul pensa che siano due specie distinte. Anche questi sono abbastanza facili da mantenere in acquario, facili da riprodurre. Si chiedeva se ci fossero in Europa, ma noi sappiamo che almeno qualcuno da noi c'è, anche in Europa. This is Amatitlania septem fasciata. This fish occurs on the Atlantic slope of Costa Rica. It gets into the Atlantic slope of Nicaragua, and it occurs in two color forms. This is the typical form. This is the typical topotypical population. And basically these are essentially tend to be a bluish fish. These are sexually quiescent. These are non-breeding animals, male and female, collected near the city of Limon in Costa Rica. And when you get into the Lake Arenal Basin, which is an enclosed basin in northern Costa Rica, they look like this. They're primarily a red fish, and the females have much more gold on the flanks. Morphologically, these are indistinguishable.
No one has bothered to look at the genetics yet, but it would not surprise me if the Arenal fish turn out to be a separate species. Allora, Amatitrena septenfasciata si trova sulla costa atlantica del Costa Rica, con due forme di colore che non coesistono. Una l'abbiamo vista prima, più diciamo giallina, Limon, nella zona di Limon, se ho capito bene, e invece questa forma più rossa vive in un'altra zona. Al momento si vedono come se fossero come una specie unica, ma sono cominciati studi di genetica e non sarebbe sorprendente se questi studi rivelassero che sono due specie diverse. This is Amatitlania myrnae. This is the topaz cichlid. This is a species that I described. It occurs in the Rio Sixaola, which is the river that's the boundary between Panama and Costa Rica on the Atlantic slope, and the range extends slightly into northern Panama. Very attractive fish. And again, you can see that the non-breeding animal is much more brightly colored than the parental fish. Again, that contrast between light base color and black markings is very pronounced in the parental fish. And I like yellow fish, so this is one of my favorite species, not just because I'm the one that described it. A lovely aquarium fish, and one that has remained generally available on this side of the Atlantic since it was originally described in the 1980s. Questo è Amatitlania myrnae, e di nuovo un pesce molto colorato nella sua, dunque se ho capito bene, sempre sulla versante atlantico fra Panama e Costa Rica, con la sua estende l'habitat leggermente più verso Panama. È un pesce molto colorato. Paul dice che gli piacciono molto i pesci gialli e questo qui è uno dei suoi preferiti. Anche in questo caso vediamo un forte cambiamento di livrea fra quella con colori brillanti in periodo non riproduttivo e quella molto contrastata ma con colori più bianco e nero, diciamo, nel periodo riproduttivo. The species name of this particular fish honors Dr. Mirna Lopez de Busing, the wife of my friend Bill Busing, who was the director of the National Museum in Costa Rica, and who was instrumental in getting us the collecting permits that we needed to bring live fish back to the United States. Io per i nomi li sento e li dimentico, ma Amatitlania myrnae è dedicato alla moglie di aiuto. Dr. Busing, dottore Busing. Busing, che è quello che ha procurato i permessi per poter raccogliere ed esportare i pesci vivi che sono stati poi necessari per la classificazione. Working our way south on the Atlantic slope of Panama, we have this fish, Amatitlania nanolutea. Nanolutea means small yellow fish in Latin, and indeed it is a small yellow fish with black bars. It's sometimes called the yellow convict cichlid in the United States. This is the fish that Joe Fredenzi was telling you about earlier. It's a delightful aquarium fish. I think it's one of the nicest of the Chanchito group. Very attractively colored, relatively peaceful, very easy to breed, and again, a really good parent. This is an excellent beginner cichlid if you want to become familiar with these Central American species. Amatitlania nanolutea, di nuovo andando ancora un po' più verso sud, sempre nello stato di Panama, si trova Amatitlania nanolutea, quindi nano, piccolo, luteo vuol dire giallo, quindi un piccolo ciclide giallo, un ciclide di nuovo molto molto bello, molto facile da mantenere in cattività, sempre degli sono ottimi parenti, ed è un ottimo ciclide per chi comincia, per chi comincia a familiarizzare con i ciclidi centroamericani.
And the southernmost representative of the group on the Atlantic slope is Amatitlania altoflava. Altoflava in Latin means deep-bodied yellowfish. It is a little bit deeper bodied than Nanalutia. Some people feel it's nothing more than a geographical variant. I don't agree with that. The animals behave as good species. And now that they've been looked at genetically, you can make an argument that on genetic grounds, however similar they may be morphologically, they are good species. Qui è Amatitlania altoflava, di nuovo una specie del versante atlantico di Panama. Qualcuno la vede come diciamo una varietà di Nanalutea. In realtà sia dal punto di vista del comportamento sia dal punto di vista morfologico sono diverse. Altoflava, come dice anche il nome, altoflava vuol dire deep bodied, quindi con il corpo più alto, giallo, ma col corpo più alto, quindi una corporatura diversa, un comportamento diverso, tutto fa pensare a una specie appunto diversa rispetto a Nanalutea. And finally, moving to the Pacific slope of Costa Rica, we have this species, Amatitlania sahica. This is an interesting fish. It occurs in two color forms. What you see in the photograph is the blue form male. There is a form in which the base color is more reddish than blue. These are color morphs. They occur together in the same habitats in Costa Rica. And we have both color forms, or I've seen both color forms in the United States in captivity. Again, a very nice little fish, a good beginner's fish. Questo è Amatitlania sahica, stavolta sul versante pacifico di Panama. Ne esistono due forme di colore. Questa nella fotografia è la forma più blu, poi c'è una forma un pochettino più rossa, però i due coesistono negli stessi luoghi e si trovano anche di nuovo facilmente disponibili sul mercato. E di nuovo un ottimo pesce per chi comincia, non è troppo grande, non è troppo aggressivo, appunto è molto facile da mantenere. Finally, we move to another lineage. And here we have one member of our compact group, and this is the genus Herotilapia. This is the only Central American cichlid that has tricuspid teeth. All of the Central American cichlids have conical teeth. These fellows have tricuspid teeth. They are also the most herbivorous of all the Central American cichlids. They are basically algae grazers, and they do a very good job of it. They are interesting cichlids in that they are capable of living in the most uncongenial and polluted habitats you could imagine. We found these fish in floodplain pools in northern Costa Rica. The water was highly eutrophic because this was a cow pasture, and there were large piles of cow poop all over the water. And all the other fish that we caught here were in very poor condition. The Herotilapia were in splendid condition. They were fat, well-fed, brilliantly colored. So this is basically one tough fish. It's almost impossible to kill in captivity. And it's also a very attractive fish. It's very peaceful, very easily bred. And as I say, it's an excellent beginner's fish. Excuse me. Herotilapia multispinosa è un pesce di nuovo, è l'unico pesce centroamericano ad avere denti tricuspidi, mentre tutti gli altri ciclidi centroamericani hanno denti conici. È anche il pesce più erbivoro. Fra tutti quanti si trovano gli habitat più disparati. Diceva prima in quella specie di fiumiciattolo, era in un'acqua fortemente eutrofizzata perché era in mezzo a un pascolo di bovini con un sacco di diciamo di feci di bovini nell'acqua. I pesci che hanno catturato erano tutti abbastanza malconci, mentre quindi abbastanza malaticci, mentre le Herotilapie erano splendida forma, coloratissime, grasse e in perfette condizioni. Quindi di nuovo un pesce
facile da mantenere, quasi invulnerabile, molto difficile ucciderlo, e in altre parole è un ottimo pesce per cultivo. This is a courting and a parental male of the population that we collected from that habitat that you saw in the previous slide. This is Los Chiles in northern Costa Rica. And these are two color forms that have appeared in the aquarium population. The so-called Norton black trim fish has a different pattern of black markings on the flanks and a bright red eye. And the super redfish is an animal that showed up in New England in the Northeast about 10 years ago. And again, we assume this is a captive variant. Both very attractive fish. I'm not sure whether we still have the Norton black trim animal. That photograph was taken almost 30 years ago. But the super reds are still around, and again, very attractive aquarium fish. This is, again, a really good beginner's fish. It's small, it's colorful, it's peaceful, very easy to breed, and it's almost indestructible. Questi sono di nuovo due varianti che sono comparsi in allevamento di Alotilapia multispinosa, una con delle marcature nere molto nette, l'altra rossastra. Quella nera forse quasi scomparsa dal commercio, mentre quella rossa è ancora in circolazione. Di nuovo un pesce molto facile da mantenere, un pesce non troppo aggressivo, non grande, facilissimo da mantenere, facilissimo da riprodurre e quasi indistruttibile. Paul, were they calling this the at one time, I don't know if they still do, were they calling this the rainbow cichlid? That's one of the common names for it, yes. Okay. Una volta qui, lo so, qui in America commercialmente lo chiamavano il ciclide arcobaleno, balena, quello che sia. Sì, sì. Lui. Now, this is a case where I have some real problems with reclassifying the fish. Normally, I attribute a great deal of strength to genetic classification. If you're going to look at the DNA, this usually gives you a very accurate idea of how fish are related to one another. The problem I have here is I cannot think of two cichlids from Central America that are more different from one another in all respects than Orochio octofasciata, the Jack Dempsey cichlid, as we say in the United States, and, quote, Orochio, unquote, spinosissima. Spinosissima is the smallest Central American cichlid. It rarely reaches 7 centimeters total length, and it starts breeding at around 3.5 centimeters total length. On the other hand, Orochio octofasciata is a robust cichlid, and it can easily approach 30 centimeters standard length under ideal conditions. So I really have a hard time wrapping my mind around the fact that these two fish belong in the same genus. E qui ho avuto un po' di problemi a dar fede, diciamo, al DNA, perché dice che il DNA è quello che, l'analisi del DNA è quella che ci dice con una certa precisione se due specie sono dello stesso genere. E quindi per dire che due specie dello stesso genere ha sempre dato molto peso all'analisi del DNA. In questo caso però qualche dubbio viene fuori, perché abbiamo due pesci che anche sono molto simili, hanno dato risultati molto simili e quindi risultano dello stesso genere per quanto riguarda l'analisi del DNA. Le virgolette su Orochio spinosissima sono giustificate perché non si potrebbero immaginare due specie più diversi. Uno, Orochio spinosissima, che è tutto 7 centimetri e mezzo, se non ho capito male, è un piccolo ciclide molto pacifico, mentre il Orochio octofasciata, Jack Dempsey, diciamo che tiene fede al suo nome, un pesce molto robusto, molto aggressivo e di dimensioni decisamente maggiori. Quindi non si potrebbe immaginare due pesci più diversi, però se paiono dello stesso genere a guardare le analisi del DNA, un po' di meno guardandoli. Spinosissima is, as I say, the smallest Central American cichlid. It also has a extremely restricted range. As near as we can tell, it is endemic to the Lago Izbal Basin in southern Guatemala. And from what some of my Guatemalan colleagues tell me is that it is in serious trouble. The habitat is in very bad shape.
And this is an animal that probably should be classified as critically endangered in the wild. Very attractive aquarium fish. And I think this is one that we really need to take a great deal of effort to maintain a captive population. Because if we lose it, there's no guarantee that we can go back to the wild and find more of them. È un pesce molto attraente, vive però in una zona molto ristretta del sud del Guatemala, the basin of lake, I didn't catch the name. Lago Izbal. Lago Izbal, nel Guatemala meridionale. Di nuovo un altro ciclido molto facile da mantenere in acquario, in natura però sta correndo molti rischi per via della distruzione dell'habitat, quindi sarebbe bene cercare di non perdere i ceppi allevati in cattività, perché non è garantito che tornando in natura a cercarli riusciremo ancora a trovare a lungo roccia spinosissima, proprio per via della distruzione del suo habitat. Dovrebbe essere classificato come in estremo pericolo. And finally, we are going to jump to another classification, operational classification of Central American cichlids, what we call in Spanish corrienteras. That is to say, the cichlids that live in fast-flowing water. And there are two genera that fall into this classification, Hypsophris and Neatropus. And the corrienteras tend to be small to medium-sized fish. They live in flowing water in nature, and they are very sensitive to dissolved wastes in captivity. These are not fish that are really a good beginner's fish. They require a lot of attention to water quality. They tend to be solitary fish in the wild. Many of them are intolerant of conspecifics under aquarium conditions. The bigger the tank, the less aggressive they are towards one another. Most require fairly large tanks, equal to or greater than 300 liters in capacity, if you want to house them with other fish. Younger pairs will breed successfully in a community setting. The only two genera in this group that really fall into our program here are Hypsophris and Neatropus. Allora, entriamo in un altro gruppo dal punto di vista anche dell'allevamento. Sono pesci delle acque correnti, quindi di acque di acque correnti più rapide. Sono pesci un po' più grandi, quindi sono da piccoli a di media grandezza, quindi fra i 7,5 e i 20 centimetri, col corpo molto più snello. Sono pesci che spesso sono solitari in natura e spesso sono erbivori, quindi tendenzialmente anche più aggressivi, come sappiamo. Quindi bisogna avere vasche grandi in modo da poter per via della loro aggressività, possono essere allevati in acqua molto pulita, quindi non sono esattamente dei pesci per principianti, sia per l'aggressività sia per l'esigenza di un'acqua molto povera in sostanze di rifiuto. Quindi necessita di una cura dell'acqua e di una buona ossigenazione, ovviamente. Giovani si possono riprodurre abbastanza facilmente anche in comunità, però sono generalmente pesci più intolleranti rispetto a quelli di prima. Gli unici generi che possiamo ascrivere ciclidi compatti in questo gruppo sono quelli del genere Hypsophris e Neatropus. It is difficult to imagine two cichlids that are more different from one another than Hypsophris nicaraguensis and Neatropus nematopus. Hypsophris, the males are fairly large fish. The males can get to be almost 18 centimeters total length. The females rarely get that large. This is one of the most colorful Central American cichlids. Really large adults are just splendidly colored fish. They are, as large as they are extremely peaceful fish. They live very well, happily in a community setting. They're a gorgeous animal, but it takes them a long time to develop their coloration. They've got to be at least 2.5 to 3 years old before they begin to show their full coloration. But it's very hard to beat them as far as color intensity goes when they're fully adult.
Not a fish for the impatient aquarist, but again, a very worthwhile fish. Yeah, and they managed to hold onto their commercial place, despite the fact that the young are not terribly brightly colored. They've been very popular since their introduction in the 1960s. I Psophis nicaraguensis e Neotropus nematopus sono proprio molto differenti. I Psophis nicaraguensis è un pesce già di una certa taglia, il maschio arriva a 18 cm, la femmina poco meno, ed è un pesce per quanto grosso comunque molto pacifico, quindi può essere mantenuto tranquillamente in vasche di comunità sufficientemente grandi, ovviamente. È un pesce coloratissimo, come si vede dalle fotografie, tra l'altro. Ci mette impiega però parecchio tempo a colorarsi, quindi un pesce raggiunge la sua massima colorazione intorno ai 2 anni e mezzo, 3 anni di età. È un pesce per cui bisogna appunto avere un po' di pazienza, ma ne vale veramente la pena. On the other hand, Neotropus nematopus is not normally a particularly colorful fish. When they're not breeding, they're basically a gray fish with a black bar down the middle of the body. When they breed, however, they change. Basically, their color pattern becomes quite dramatically different. The body becomes jet black. That black bar becomes silvery white, and the eye becomes silver. And the reason for this is that these fish have a very different parental care strategy than the generality of cichlids. Most cichlids, when the fry become free swimming, both parents will stay very near the fry, and they will not behave aggressively towards other fish unless the fish come too close. Allora, dall'altra parte Neotropus nematopus è decisamente diverso, è un pesce grigio fondamentalmente durante diciamo le fasi non riproduttive. Durante la fase riproduttiva la colorazione cambia radicalmente, il corpo diventa nero giaietto e l'occhio e la fascia laterale diventano argentee. Questo è dovuto a un particolare comportamento riproduttivo. Nella maggior parte dei ciclidi centroamericani, una volta che i piccoli nuotano liberamente, la coppia tende a stare il più vicino possibile ai piccoli. Neotropus, however, has a different strategy. Both parents take care of the young, but typically one parent will stay with the young. The other parent will swim in a broad circle, a circle almost a meter in diameter, and it will just randomly attack any fish that it sees as it circles around towards its young. What basically these fish are doing, they are teaching potential predators of their young to avoid a black fish with a white eye and a white bar down the middle of the body, because if they get too close, the white fish with the black bar down the middle of the body will basically beat them up. Loro invece adottano un'altra strategia: uno dei genitori sta con i piccoli, l'altro nuota in cerchio con un diametro di circa 1 metro attorno al territorio dove sono i piccoli, attaccando qualunque altro pesce si avvicini. In questo modo gli altri pesci prendono l'abitudine ad evitare di avvicinarsi a un pesce nero con la banda bianca e l'occhio bianco, perché il pesce nero con la banda bianca e l'occhio bianco sicuramente lo prenderà a botte. And the size of the fish attacked is irrelevant. These fish have been observed in nature. This is a fish where the females rarely exceed 7 centimeters total length. These fish have been observed attacking a Parachromis dovii almost 45 centimeters standard length. Size is irrelevant. Once they are parental, they are incredibly aggressive. As a friend of mine once put it, this is basically a 3-inch long fish that thinks it's a 36-inch long fish. In other words, a 7 centimeter long fish that behaves as if it's 50 centimeters long. In natura hanno osservato una femmina di
Neotropus nematopus di circa 7 cm, scacciare un Parachromis dovi, un predatore se non sbaglio, un Parachromis dovi che era quasi 40 cm di lunghezza. Quindi la taglia è relativa. Un pesce di 7 cm in questo caso è in grado di... Diciamo che lui, come diceva un suo amico, il pesce è un pesce di 7 cm, ma pensa di essere lungo 30. It is not the most colorful Central American cichlid, and it's certainly a fairly aggressive fish, but it has real personality. And also, though you would not expect a fish like this to be popular, it has still retained a commercial availability ever since its introduction almost 40 years ago. As I say, it's not a fish for everybody, but it's a very interesting cichlid. Non si può dire che siano dei ciclidi centroamericani più colorati, però effettivamente molto interessante da allevare. E per questo almeno negli Stati Uniti continua a essere disponibile sul mercato da circa 40 anni. È molto molto interessante da mantenere. The final group that we will consider are representatives of the genus Thorichthys. The Mayan name for these fish is Xixie. And this is one of the cases where the operational definition of the group and the taxonomic definition of the group fit exactly one-to-one. These are, again, small to medium-sized fish. They are moderately to extremely social in the wild. Several species are colonial breeders. All of them feed by sifting through the bottom in search of invertebrates. Allora, questi sono i shishis. Stavolta diciamo il raggruppamento tassonomico coincide con il raggruppamento dal punto di vista dell'allevamento. Sono pesci da taglia medio-piccola, quindi intorno fra i 12 e i 17 cm e mezzo. Sono spesso sociali o molto sociali in natura, alcuni addirittura si riproducono in colonie e si nutrono generalmente filtrando il substrato e quindi trattenendo gli invertebrati presenti. They are relatively tolerant of conspecifics under aquarium conditions, and their aggressive behavior is very highly ritualized. It basically consists of flaring their gills to expose this brightly colored gular crest, and the gills are usually marked with conspicuous eye-like markings. So essentially, if you were looking at one of these fish from the front and you see the display, all of a sudden it looks like the fish is much larger than it actually is. So what they're basically doing is they are trying to bluff potential opponents. Sono abbastanza tolleranti dei conspecifici in acquario e le loro lotte sono molto ritualizzate. Spesso si limitano a gonfiare la membrana agolare. La membrana agolare a questo punto, insieme alle macchie nere che sono presenti sugli opercoli branchiali, che vengono in questo modo anche dilatati, danno l'idea di avere davanti un pesce molto grosso. Praticamente stanno bluffando. The problem with that particular strategy is that it's dangerous to bluff unless you have the ability to back that bluff up with some real aggression. And these fish are not morphologically capable of fighting efficiently. So you have to choose their companions very, very carefully. Otherwise, they will attempt to intimidate their tank mates. And when the tank mate is not intimidated and attacks them, they're in very serious trouble. Quando si bluffa, però, bisognerebbe essere pronti a poter anche attaccare sul serio. In realtà questi pesci non sono morfologicamente strutturati per poter portare un attacco efficace e di conseguenza quando si mantengono in acquari di comunità bisogna scegliere i compagni di vasca diciamo con molta attenzione, in modo da non
introdurre insieme a loro specie troppo aggressive che loro non saprebbero impressionare con i loro rituali. They are not particularly predatory. If they can't swallow it easily, they will not bother it as far as tank mates go. All of them dig extensively. They do not eat plants, but they dig the plants up, so they're not a good candidate for a planted aquarium. A 200-liter aquarium will suffice for basic maintenance. They will breed successfully in a community tank, provided that their tank mates are neither larger nor more aggressive. Se i loro compagni di vasca non sono così piccoli da poter essere ingoiati, non corrono grossi rischi. Quindi si possono allevare con pesci pacifici non troppo piccoli, senza grosse difficoltà. Non mangiano le piante perché non sono vegetariani, però scavano parecchio perché sono dei filtratori di fondo. Quindi una vasca piantumata non sono l'ideale, a meno di non avere piante robuste che non possono essere sradicate. Praticamente loro non mangiano la pianta, però rischiano di sradicarla. Phyletically, this is where they stand. Their nearest relative in Central America is Trichromis salvini, a very attractive but extremely aggressive cichlid. Thoricles, on the other hand, are not particularly aggressive animals. They're, as we would say in English, they're fairly mellow cichlids. Sono pesci normalmente abbastanza molto pacifici. Mellow non so come, proprio diciamo tranquilloni, tranne Trichromis salvini, che invece è una specie altamente aggressiva. Thoricles fall into two groups. There's a group that are found in fast-flowing water, the Thoreus habitat, the Thoricles aureus group, and there's another group that are found essentially in more quiet waters. This is typical Thoricles aureus habitat in Belize, and this is the fish itself. This is the first member of the group to be scientifically described. It occurs in a number of color forms. There's a blue form you typically find in Belize, and then there's a golden or reddish form you tend to find in southern Mexico, Guatemala. Very attractive fish. Ci sono due gruppi, uno che vive in acque correnti abbastanza rapide e un altro che vive in acque più tranquille. Nelle acque più correnti vive il gruppo di Thorictis aureus, in alto c'è un maschio del Belize, l'altro più bluastro, l'altro più giallo-rosso, proveniente dal Chiapas, e è un pesce molto attraente. Of all the Thoricles species, this is the most delicate. This is not one I would recommend for beginning cichlid keepers. You have to pay very careful attention to water quality and do regular water changes if you want to keep these fish successfully. Non è un pesce dei più robusti, questo non è un pesce per principianti, è un pesce che ha necessità di acqua molto pulita e quindi cambi d'acqua molto regolari. This is Thoricles helleri, which occurs in southern Mexico. As a general rule, it's very easy to tell the sex in these fish. The females tend to have a large, dark spot, often edged in metallic blue or white in the dorsal fin. The males don't. And this is evident even when the fish are quite young, about 2.5 centimeters to 3 centimeters total length. Il Thoricles helleri è un pesce di nuovo molto attraente, molto facile distinguere i sessi anche nei giovani intorno ai 3-4 centimetri, perché la femmina ha una macchia nera con decorazioni bluastre e biancastre al centro della pinna dorsale, cosa che invece non ha mai il maschio. This is Thoricles maculopinus. These are two males. This fish has a fairly wide distribution in southern Mexico, and there are a number of geographical color variants. The red form is the one that's very popular now in the United States. The yellow form is the one that was originally introduced to the hobby in North America in the 1980s. Both very attractive fish.
And again, the females have that very conspicuous dark blotch in the dorsal fin, which the males lack. Questo Pterorictis maculipinnis c'è una forma rossa più popolare in commercio, una forma gialla che in realtà è in commercio dagli anni 80 del 1900, ma meno diffusa. Anche in questo caso le femmine hanno un'evidente macchia nera al centro della pinna dorsale. This is the smallest species of the genus, Pterorictis sokoloffi. It's immediately recognizable because both sexes have this dark spot in the soft dorsal fin. These fish rarely exceed 7 centimeters standard length. As I say, the smallest member of the genus. Questo è il più piccolo, il Pterorictis più piccolo del genere, Pterorictis sokoloffi, e non va oltre i 7 centimetri di lunghezza totale. Si riconosce per via della macchia nera nella parte posteriore della pinna dorsale. This is Pterorictis calolepis. Calolepis in Greek means beautiful scale. And it's the only member of the genus that does not have those large black spots with light edging on the gill covers. It's immediately recognizable for that reason alone. It's again a fairly small species. It's a little bit larger than Sokoloffi, but again, it's much smaller than the either Maculipinnis or Helleri. Again, this was a photograph taken by Juan Miguel Artigas, a Mexican colleague of mine, in the wild in Mexico. Questo è Pterorictis calolepis. Calolepis significa belle squame e si riconosce facilmente dagli altri Pterorictis per via dell'assenza delle macchie sugli opercoli branchiali. Di nuovo una specie piuttosto piccola, leggermente più grossa del Sokoloffi, ma di nuovo molto più piccola rispetto a Maculipinnis. Questa fotografia è stata presa da Juan Miguel Artigas Asas in Messico. As a general rule, Pterorictis have a fairly extensive range, but both Calolepis and Sokoloffi have very restricted ranges. And according to my friend Juan Miguel, both of them really should be considered endangered in the wild. As I say, they have a very restricted habitat, and the habitat, unfortunately, is in a part of Mexico where environmental degradation is very serious. I Pterorictis generalmente hanno una distribuzione molto ampia. Pterorictis sokoloffi, Pterorictis calolepis invece sono presenti in una zona molto ristretta e anche in questo caso purtroppo c'è sono in forte pericolo di conservazione in natura per via della degradazione dell'habitat. Remaining members of the group occur both in flowing water and in standing water, in lakes, in sinkholes, as in Mexico. This is a photograph taken by my friend Lee Newman of a pair of Pterorictis micae in a cenote in Yucatan. These fish are somewhat more tolerant of bad water conditions than the members of the Oreus group. They're much less demanding as far as water quality goes. And as a general rule, if you want to start working with Pterorictis, these are the species that you should work with. The Oreus group really should be left to someone with a little bit more experience with cichlids. But they're equally attractive animals. Qui adesso cominciamo con le specie che vivono nell'acqua più ferma, quindi in laghi, in cenotes, in sinkholes, e quindi in questi laghi che si formano al fondo degli inghiottitoi in Messico. Qui ovviamente Pterorictis mechi, sono pesci già più tolleranti per quanto riguarda le condizioni dell'acqua, sono altrettanto belli quanto quelli delle acque correnti e di conseguenza sono più facili da mantenere vista la loro tolleranza e quindi sono più adatti per chi comincia per la prima volta a mantenere dei Pterorictis. And these are typical Pterorictis habitats for members of this group. Lago Petén in Guatemala is the type locality for Pterorictis affinis, which we'll see shortly. And this is a roadside ditch in Belize where we found
literally hundreds of Therichthys mici that were breeding under these conditions. So as I say, these are somewhat more forgiving of indifferent maintenance in captivity than the members of the Oreus group. Questi sono gli habitat tipici dei Therichthys di acque ferme. Il lago Petén è la località tipo di Therichthys affinis, mentre nelle altre illustrazioni sono in un fosso ai margini di una strada dove hanno raccatturato centinaia di Therichthys mici. Quindi sono pesci molto più tolleranti per quanto riguarda l'inquinamento dell'acqua, molto meno delicati quindi da mantenere in acquario. This is the best known member of the group, Therichthys mici. This fish was first introduced to the aquarium hobby in the 1930s, and the population in question was from Progreso in Yucatan. So the Yucatecan fish is the one that's generally commercially bred in the hobby. Recently, we have had populations that have been introduced in southern Mexico, and I think the most attractive of these is the population that occurs in the state of Chiapas. The red is much darker and much more intense, and there's a lot more red coloration in the fins. They're both very nice fish, but as I say, I think this more recently introduced fish is the more attractive of the two. In commercio, il Therichthys mici è stato introdotto, questo è il primo Therichthys a essere introdotto in commercio con esemplari provenienti dal Yucatan. Sì. Adesso sono stati commercializzati anche esemplari provenienti dalla parte meridionale del Messico con una colorazione rossa molto più accentuata, come quello in fondo che viene dal Chiapas, e di conseguenza con anche molto più attraenti dal punto di vista estetico. This is a fish that is something of a puzzle. Morphologically, it corresponds to Therichthys mici. But where mici is bright red, this fish is orange. These fish are from Laguna Bacalar in Mexico in the state of Quintana Roo. I'm not sure whether we should consider it just a color variant of mici or whether it's a cryptic species that's waiting for description. Again, someone really needs to look at the genetics of these animals more closely to determine where we stand as far as the number of species go. This fish was introduced into the hobby in the 1980s. I'm not sure whether we still have it. I know Juan Miguel has photographed it in the wild in Laguna Bacalar, so it's still there, but I don't know whether we still have it as an aquarium fish. Questo pesce invece è un po' un enigma, nel senso che dal punto di vista morfologico è un michi, dal punto di vista della colorazione non tanto, perché dove il michi ha la colorazione rossa, questa è una colorazione giallo-arancione. Il fatto che si tratti di una stessa specie quindi potrebbe essere in dubbio. Juan Miguel Artigas Casas li ha fotografati in Laguna Bacalar. This is Therichthys affinis. This is basically where mici is red, this fish is bright yellow. And this fish is found in Lake Petén, Lago Petén in Guatemala. In fact, in the basin of that lake, both in the main lake, in satellite lakes, and in small streams flowing into it. It seems to be a Lago Petén endemic. It's a very attractive fish. We brought this into the United States in the 1980s. It was bred for a while in Florida. I'm not sure whether we still have it. A very attractive fish, but again, I like yellow fish. However, if we've lost it, we could certainly go back and get it because this is probably the most common fish in Lago Petén. It's very abundant in nature. Therichthys affinis è giallo brillante, dove invece il mecchi è rosso, è endemico del Lago Petén, dove è estremamente abbondante. È stato introdotto in commercio negli Stati Uniti negli anni 80 e
al momento non è granché diffuso nell'allevamento in cattività, quindi si propone di tornare sul lago Petén per prelevare altri pesci, perché lì sono estremamente abbondanti ed è un pesce veramente attraente. And the final and largest member of the group is Thoricles passionis. It's found in the Rio de la Pasión, the type locality, and other rivers in the Usumacinta Basin in northern Guatemala. This is the largest member of the group. These fish can easily reach 15 centimeters standard length. And again, they're basically a meek-eye-like fish with a great deal of yellow coloration. But the gular crest, which is bright, the gill membranes that are bright red in meek eye and bright yellow in Affinis, are jet black in Passionis. So it's a very distinctive fish. And these are still commercially bred in Florida. They're still reasonably available commercially in North America. Again, I don't know whether you have it in Europe or not. Thorictis passionis è il membro più grosso dei Thorictis e ha questa colorazione gialla diffusa, ma assomiglia un pochettino al Mickey, però mentre la membrana golare è gialla nella Finis e rossa nel Mickey, e in Passionis è nero giaietto, proprio completamente nera. È una specie che negli Stati Uniti è presente in commercio, da noi disgraziatamente credo proprio di no. Freshwater fish are probably the most endangered vertebrates on the planet. And unfortunately, Central American fish have many threats that they have to deal with. The biggest threat to Central American cichlids is the banana. People in North America sometimes have a very romantic notion about banana culture. They picture, colorfully dressed black people carrying bunches of bananas on their heads to the boat. In point of fact, banana culture in Central America is about as romantic as soybean culture in the United States or rice culture in the Po Valley in Italy. It's a highly industrialized proposition. And what complicates commercial production of bananas, which are not native to Central America, is the fact that there is a group of members of the same plant order that bananas belong to, the genus Heliconia. These animals are these plants are sufficiently closely related to bananas that a lot of the diseases and parasites that bother Heliconia will also attack bananas. So if you're going to produce bananas commercially in Central America, it requires massive inputs of extremely toxic agrochemicals. When those chemicals accidentally get sprayed into the streams or wash into the streams, it's a total disaster as far as fish life is concerned. It wipes out everything. And you can always tell when a stream has been treated in this fashion because you go there with your nets and the only animals you find in that stream are toad tadpoles because all the fish have been killed, and this is where the toads come to lay their eggs because there's no predation. So as I say, every time you eat a banana, just remember what was the price was made that had to be paid by freshwater fish to produce it. Allora, I lost myself. Il più grande pericolo per questi pesci è la banana. Sì, perché in Messico vive l'eliconia, il banano non è originario del Centro America, ma in Centro America vive l'eliconia. I parassiti dell'eliconia possono però trasferirsi molto facilmente sulla banana. Di conseguenza, se uno vuole produrre banane in quantità industriali, deve per forza ricorrere a un massiccio uso di antiparassitari. Questi antiparassitari, quando sono dilavati dalla pioggia, vengono dispersi accidentalmente nei corsi d'acqua, sterminano tutto quello che c'è dentro, e l'unica cosa che si può trovare nei corsi d'acqua contaminati o comunque negli ambienti contaminati sono girini di rospo, perché chiaramente non c'è più predazione, perché non ci sono più pesci, e di conseguenza i girini di rospo riescono a sopravvivere
a sopravvivere ancora meglio del solito. Quindi bisognerebbe pensare, quando mangiamo una banana, che dietro a quella banana c'è del danno all'ambiente molto molto cospicuo. Thank you. And the 4 species that I'm familiar with that have been affected most strongly by this are 2 of them from the Rio Sixaola Basin in Costa Rica and 2 from a little bit further south in Panama. When we first visited the Sixaola, there was no banana culture in the valley of that river. In the intervening years, lowland habitats were cleared for banana culture. And when friends of mine went back to the Sixaola to look for Amyntitlania myrnae and Cribriheros retisma, they didn't find them. They were just gone. The animals had basically been completely eliminated because of pesticide runoff from banana culture. And friends of mine who have collected in Panama to the south have found exactly the same phenomenon for Nanoutia and Tomocycla asfraci. The only places where these animals persist are far enough upstream where for various reasons it was not practical to grow bananas. And the irony of this is that banana culture lasted in the Sixaola Basin for only 10 years, because shortly after the plantations were put in, a disease called banana rust, it's called roja in Spanish, moved in. It no longer became economically practical to grow bananas in the Sixaola Basin. So for 10 years of banana culture, we had almost completely devastation of these aquatic habitats. Un suo amico è tornato in queste zone per raccogliere, anni dopo che venivano osservate loro, del Cryptoerosmirne e altri pesci. Non ha trovato niente, perché erano arrivate le colture di banana e avevano praticamente smantellato, raso al suolo la foresta e piantato banani. I pesticidi sono finiti nelle acque, quindi i pesci non c'erano più, si sono conservati solo in zone più remote, nel corso più alto dei fiumi, dove non era conveniente coltivare le banane. La cosa ironica è che la coltura delle banane in questa zona è durata 10 anni, perché dopo 10 anni è arrivata un'epidemia di ruggine della banana, probabilmente un fungo, che ha reso impossibile la coltivazione della banana. Di conseguenza, per 10 anni di coltivazione di banane si è distrutto l'habitat di tutte queste specie, comprese ovviamente le specie che le abitavano. The other problem faced by Central American fishes is the translocation of native predatory fish. Petinia splendida and the larger Parachroma species are very popular game fish in Central America. And as a result of this, many of them have been translocated outside of their native ranges to provide sport fisheries. And this does not tend to end well for the smaller fish when these animals are translocated. The principal villain in this piece is Parachromis friedrichstahli. This fish is native to the Atlantic slope of Costa Rica, and it was accidentally translocated to the Pacific slope. It has established itself very successfully and has had very negative impacts on 4 of the native cichlids that are found in that area. Amphilophus lion's eye, the fish in the lower left-hand corner, appears to be extinct in nature as a result of competitive interactions with friedrichstahli. And the other 3 species illustrated, Cribrochromis dicis, Amyntitlania sahica, and Salamanca-chromis underwoodi, their populations have been catastrophically reduced as a result of predation by translocated Parachromis friedrichstahli. And I am told that we've had much the same problem with translocated Managuensis in parts of Mexico. So the predator doesn't necessarily have to come from overseas to cause problems when it's moved into a habitat where it's not native.
Un altro problema che stanno affrontando molte specie di ciclidi centroamericani è l'introduzione di specie che magari vivono nelle vicinanze, ma non sono tipiche di un determinato ambiente, come molti pesci predatori che sono utilizzati nella pesca sportiva, come cos'era prima, Petenia o Parachromis dovi, Frigistali, comunque Parachromis frigistali anche, che sono stati introdotti in diversi altri habitat dove chiaramente hanno distrutto le specie, da una parte predato in maniera diciamo eccessiva le specie piccole, e poi sono in competizione con le specie diciamo endemiche o comunque le specie originarie, portandole in qualche caso addirittura all'estinzione in natura, come quella in basso a sinistra che mi sfugge adesso il nome. Lionsi, Sergio, Amphilophus lionsi. Amphilophus lionsi. The other problem comes from invasive exotics, either as they're not so much predators, but competitors. My Mexican colleagues are not particularly fond of Oreochromis niloticus. It's been widely introduced as an aquaculture fish all over Mexico. It is an important food fish, and they claim that it has a very negative impact on native cichlids. I find that difficult to believe because ecologically, there's not much overlap between Oreochromis and any native Central American and Mexican cichlid. The animal that has had a catastrophic effect in southern Mexico are Lower Korean catfish. How they got to southern Mexico is something of a mystery, but there are rivers where these animals have virtually sterilized the habitat. They're algae eaters. They basically graze the rocks bare. They completely interrupt the normal food chain, and where you have large populations of these exotic Lower Koreans, the cichlids have simply disappeared because the food web has been completely disrupted. There's simply nothing for them to eat anymore. And because these animals have no native predators, the population numbers can become explosively large very rapidly. Altri problemi derivano invece dall'introduzione proprio di specie esotiche, come Oreochromis niloticus, che è stato introdotto per l'acquacoltura, quindi come pesce che viene allevato per alimentazione. Questo dà dei problemi a volte ma relativi, se ho capito bene. I grossissimi problemi vengono invece dai loricaridi che in qualche maniera sono arrivati in molti fiumi. Qui non hanno predatori, si moltiplicano enormemente e eliminano completamente la copertura algale, quindi interrompono completamente la base della catena alimentare e con conseguenze molto pesanti sull'ambiente. So of the fish that we've discussed tonight, there are 5, I think, as aquarists, we should take special care to try to maintain in captivity. The 2 small Therichthys, Sokolophi and Calolepus, should be high priorities for long-term captive maintenance. And the same is true for Amatitlania sahica and Amatitlania myrnae. And the really high priority animal, according to my Guatemalan colleagues, is Orachio spinosissima. This is a fish with a very small range. The habitat has been very seriously degraded. And they are very, very, very seriously afraid that if we don't take the precaution of maintaining a captive stock, we might lose the animal completely. So if you are concerned about making your hobby count for conservation of fish, and you want to work with Central American cichlids, these are the 4 species that is definitely worth developing a certain amount of affection for and devoting resources to maintaining in your fish room. Queste 5 sono specie che sono diciamo in pericolo in natura per via della distruzione dell'habitat, sono quelle più in pericolo. I 2 Therichthys piccoli, quindi Socolofi e Calolepis, Cryptoeros myrne e Cryptoeros sahica, nonché Rocio fra virgolette spinosissima.
l'invito è a cercare di mantenere queste specie in cattività, perché probabilmente in natura potrebbero estinguersi, e in questo modo riuscire almeno a mantenere a non perdere del tutto il pesce. Okay. Grazie, Paolo. Thanks, Paul. If anyone has any questions, I will be glad to try to answer them. Qualcuno ha delle domande? Di Paolo? Non abbiamo visto gli ultimi Torictis di recente descrizione, perché semplicemente non le ha volute trattare o perché non le ritiene specie valide? Mi viene in mente per esempio il Panciovillai, Torictis Panciovillai. Volevo sapere cosa ne pensasse Joe. Paul, Livio is asking about certain Thoricti species that haven't been officially described yet. He wanted to know your thoughts on that. Panciovillai has been formally described, but not all Mexican ichthyologists are agreed that it represents a valid species. Dice che dei scienziati l'hanno già descritto quel pesce lì, ma che non tutti sono d'accordo che è una specie valida. Okay. What do you think? Do you think it's a valid species? I have never worked with the animal, Joe, and nor have I ever seen it alive. I've just seen photos. Ok, that's fine. Allora Paolo, siccome non ha mai lavorato con quel pesce lì, non ha opinione se è una specie valida o no. For what it's worth, my friend Juan Miguel Artigas, who is far more knowledgeable about Mexican fish than I do, is also undecided. Ha detto che il suo amico Artigas, che conosce questi pesci meglio di lui, anche lui non è convinto un modo o l'altro se è una specie valida. Poi devo dire questo, Sergio, sei stato molto bravo, complimenti. Il tuo inglese, da andare dall'inglese all'italiano, sei stato meraviglioso. Volevo ben dire anch'io che Sergio sei stato proprio bravissimo. Perché io sapendo l'inglese non potevo neanche duplicare quello che ha detto Paolo e tu l'hai tradotto perfettamente. Bravo. Grazie. I would have to agree. I know something here and there, but... Ha detto che è d'accordo, però come sappiamo il nostro Paolo non parla l'italiano, no? Una cosa che, sai, io le lingue mi interessano molto, no? E allora quando parlava di quel pesce, il Nanolutea, Matiglania Nanolutea, no? Non so se Paolo sa che in italiano nano è già una parola italiana, no? Un nano lo sappiamo cos'è. E in italiano c'è la parola luto, no? Quando siamo in luto, e allora viene da lì quella parola lì, luteus, perché per i romani, no? Il colore del luto era giallo, non come il giorno d'oggi che la gente si vestono di nero, no? I romani invece, per loro il colore del luto era giallo, per quello lì l'hanno chiamato quel nome lì, perché luteus si capisce che in latino voleva dire giallo, ma sai, did you know that, John? That's where that name came from, Nanoluteus. I learned that from you. Yeah, okay. Because you know, Paul, the Italian word for mourning is luto, L-U-T-O. And of course, the Romans, their color of mourning was yellow.
as opposed to like in modern Italy where it's black. But those two words, like nano, you know, like to an Italian, it's like they don't even need to know what the Roman is because nano is the Italian word for a dwarf, you know? Well, not surprisingly. Yeah. E per quello lì, no, che dovete capire che quando io ero un bambino, no, che poi ero a scuola qui in America, quando davano certi esami che volevano sapere, ti davano un esame, mettiamo che dicevano questa parola in inglese cosa vuol dire, no? Ma tutte le parole complesse in inglese sono quasi tutti basati sul latino. Allora, quando io facevo l'esame, io guardavo la parola e vedevo se c'era dentro qualcosa simile all'italiano, no? Allora poi, sapendo l'italiano, indovinavo cosa voleva dire in inglese. E allora io, in vocabolario, ero più bravo che quelli che erano nati in America, perché sapevo l'italiano e vedevo cosa voleva dire una parola, no? Perché, per esempio, no, la luna in inglese si dice moon, no? Però se parli di una cosa che si tratta della luna, del moon, in inglese si dice lunar, L-U-N-A-R. E allora, quando sei italiano, guardi quella parola lunar, se togli l'R è già luna. E allora è facile, no? Sì, sì. Sapere l'italiano è stato un grande vantaggio quando ero un studente in scuola. Anch'io mi ha aiutato, sapere l'italiano mi ha aiutato molto a scuola qua in America, perché io ho anche fatto le scuole in Italia. Però volevo solo dire che adesso io devo partire perché devo andare a un altro meeting del GCAS, Greater City Aquarium Society, e allora voglio salutare a tutti e arrivederci fino un'altra volta. Ciao. Grazie. Ciao Gianni. Ciao. Io ho un'ultima domanda invece, poi magari dopo se non ci sono altre. Ma davvero Paul crede che gli acquariofili possano fare qualcosa per proteggere una specie? Perché è difficile mantenere una specie se non hai un gruppo o una istituzione, perché poi devi avere tante coppie, devi avere tanti piccoli, devi avere due sessi, magari ti nascono solo maschi, cioè non è facile. Ma mi sembra che lui invece ci crede davvero. Volevo chiedergli questa cosa. Livio is asking whether you really think that Aquarius can really play a large role in preserving endangered fish, because as he points out, you need quite a few fish. You need a good group to start with, then you need to get pairs, you need multiple tanks, then you have to luck out that over the years you get good sex ratios and you can keep it going for years and years. And so other than in an institutional setting, do you really believe that Aquarius can play a large role or a medium role or a small role? Or what's your view on that, Paul? Well, they already have. I mean, as I say, Amphilophus lion's eye, as far as we can tell, is extinct in the wild. It's quite well established in the hobby in North America. If an animal gets into commercial production, like, for example, white clouds, which are extinct in the wild, that's sad, but it's not extinct globally. There are probably more white clouds that are bred for the aquarium hobby annually in the Far East than ever existed in the wild in China. The other problem is that, unlike vertebrate animals, you do not necessarily need a large number of founders of fish to establish a viable captive population. And the reason for that is that, unlike vertebrates, where a female, for example, can have many thousands of ovary follicles but produces only a small number of young, fish basically
can have thousands of eggs and express almost all their genetic potential several times during the course of their lives. So the problem of inbreeding depression is much less serious for animals like fish, than it is for birds and mammals. So in point of fact, I do feel that hobbyists can play a role either directly by involving themselves in captive breeding programs, or indirectly by providing the economic motivation for the animals to be bred on an industrial scale for sale commercially. Allora, hai capito la risposta, Livio? La risposta è sì. che lui veramente ci crede, perché ho lobbyist in casa, non ha bisogno tanti esemplari per avere una allevazione robusta, o anche solo se noi, tutti noi, i hobbyist, c'è una richiesta per quel pesce lì, allora poi c'è il sviluppamento commerciale, e allora, come ha detto con il white cloud, come si dice in italiano? Si chiama quel pesce lì white cloud? Nyctis albanubis. Cioè Nyctis albanubis si chiama white cloud in italiano. Lui dice... Nyctis, pesce di tan, yeah. albanubis, nuvole bianche. Sì, ok. E lui, Paolo, dice che quello lì è un esempio di un pesce che ormai è estinto nella Cina, ma è diffuso per tutto il mondo perché è diventato un pesce d'acquario molto popolare, no? Grazie. Anche voi vedete, Joe, anche voi vedete quello schermo? Non riesco a vedere il relatore in grande. Oh, can you go out of your PowerPoint, Paul? Posso fare una domanda? Sì, certo. Dunque, intanto mi complimento. I'm out of my PowerPoint according to this. Cosa dice? Lui dice che secondo lui non ha quel schermo lì su... Vabbè, lo stesso. Volevo fare i complimenti per la bella relazione, per le bellissime fotografie e le informazioni che ci ha dato. Io sono un acquariofilo da molto tempo, però anche un po' distratto. E ogni tanto mi riavvicino all'acquariofilia e vedo che i pesci hanno cambiato nome. Quindi ho visto un sacco di specie nuove, ma anche un sacco di specie che conoscevo con un altro nome. In ornitologia, io mi occupo di uccelli a livello professionale, si segue per tutti gli uccelli ultimamente la classificazione di Sibley e Holquist, e quindi gli uccelli sono diventati 10.800 specie. In ictiologia, per esempio, la nomenclatura che abbiamo visto questa sera segue una classificazione particolare, quella di quale ictiologo? Dai Sergio, forza. Per favore. He is an ornithologist, and in ornithology they follow the classification by, I can't remember who, but a classification written down by a particular ornithologist. In ichthyology, do you follow a classification, a particular classification, or every ichthyologist is for himself? So there is something widely recognized. Which systematic are followed for the fishes? Well, the most current classification is the one that was proposed by Aldrich Recon and his colleagues in 2016. And that generic classification seems to be generally well accepted by ichthyologists in both North and South America and in Europe. So I would say that that's the consensus basis for classification at the moment.
Non ho capito tutto. Tu mi dici qualcosa? Sergio, vuoi tradurre o... Io non ho sentito il nome, ma Paolo dice che c'è una classificazione che è seguito dai scienziati in America Nord, America Sud e in Europa, e non è una cosa così a libertà del scienziato individuale, le classificazioni, se ho capito bene. 2016, Joe, 2016 di Richan, quel grosso, sono 100 e passa pagine di classificazione in cui rimettono a posto un po' tutto abbastanza, 2016, che ha citato all'inizio della sua discussione. Ah, ecco, me l'ero persa. Quella lì ha più o meno messo a posto a grosso modo. Sì. Livio, mi piacerebbe davvero vedere la citazione giusta perché non ho capito bene il nome. Però magari anche... vedere, poi sì, adesso te la faccio vedere, è del 2006, se vuoi te la spedisco anche via mail un giorno. Ecco appunto, in separata sede. Pagine comunque, non è male. Grazie, grazie. E poi, and Paul, Livio Lino, cioè Lino began his comments by thanking you for your wonderful program and your beautiful photographs. Okay, giusto. Well, if they ever want to use their any of those photographs in their publication, all they need to do is ask, and I'll be more than glad to send them. Hai capito, Livio? Sergio ha detto che se avete mai bisogno di una fotografia, Paolo è lieto a darvi permesso a usarla nelle vostre pubblicità, riviste, quello che sia. No? Grazie mille, ne faremo conto e quando ci sarà bisogno ci faremo vivi. Yeah. Livio says thank you so much. When there's a need, he'll let you know, and he appreciates your offer very much. Well, I'm glad to help in any way I can. Thanks very much. Possiamo chiudere allora? Thanks, Paul, for all. Thanks to have you. Okay? Thanks, Paul. Grazie mille. Grazie, grazie a tutti. Grazie, Sergio. Grazie. Complimenti. Con altre conferenze. Alla Ciao. prossima. Sì, alla prossima. Livio, se mi mandi quella citazione ti ringrazio molto. Non ti preoccupare, lo faccio. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao. Marco, poi ti mando email perché dobbiamo parlare per Rusty per gennaio, no? Perché così non avremo quel problema che abbiamo avuto l'altra volta, no? Ok. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. E buone feste a tutti. Happy holidays to everybody. Merry Christmas. And buon Natale a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Thank you very much. Non riesco a uscire.